Ciao a tutti, siamo ancora in esplorazione della frontiera nord. Siamo ai Roccoli di Artesso, sul versante occidentale nord-occidentale del Monte Leoncino. Siamo già venuti, se vi ricordate, siamo andati ai Roccoli Lorla, alla cima del monte tranne io per poco. I Roccoli di Artesso si trovano circa 1200 metri, credo che quella sia la cima del Leoncino. E anche qui ci sono delle costruzioni della frontiera nord. Esplorare il mondo, esplorare i luoghi più interessanti della Terra, esplorare la profondità dell'umana persona. E abbiamo trovato una chicca veramente incredibile. Mai visto, mai trovato niente del genere. Poi sembra fatto per me la mia carrozzina. Wow! Complimenti, 10 e lode a chi ha pensato, progettato e fatto realizzato. Là c'è una casupola con scritto toilette e con il simbolo anche della carrozzina. Certo che una toilette accessibile nel bosco mai trovata. Beh, andiamo a vedere cosa si riesce a fare. Ok, carina, sembra anche nuova. Ta-da! No, che schifo. No, forse, mamma mia. C'è? Non c'è il gradino, ma poverello, che schifo. Insomma, non c'è neanche lo sciacquone, quindi non è poi così facile, se uno lo utilizza, mantenerlo pulito. È una bella idea, decisamente anche utile. Bel tentativo. Bisognerebbe migliorare qualche cosa. Non lo so, ad esempio la possibilità di accedere all'acqua con un secchio per poi buttarla dentro, tipo sciacquone manuale. Nel frattempo oggi abbiamo fatto in altro modo, non l'ho utilizzato perché mi faceva un po' schifo e potevo farlo e non ho lasciato tracce è meglio così. Ecco, non è per tutti secondo me arrivarci, sia con carrozzine elettroniche che su carrozzine manuali spinte, perché in alcuni punti ci sono le radici e la pendenza non è così minima. Non dico che dovrebbero fare una strada apposta perché potrebbe anche rovinare l'ambiente, o se comunque potrebbe essere fatta con pietra, con qualcosa che sia in armonia con questo ambiente. Può essere un'idea, non so a chi la potremo dire, comunque è una bella esperienza tutto sommato. Adesso continuiamo. Ma scommetto che state morendo dalla voglia di sapere dove ci troviamo esattamente, per cui... Fatto un bel viaggio? Allora, intanto sul Monte Leoncino, come stiamo capendo, ci sono veramente tante opere. Magari prossimamente faremo un video con magari delle cartine per dare giusto un'indicazione, perché effettivamente la sua posizione geografica, come avete visto, è veramente strategica
per cercare di impedire che l'eventuale nemico che arrivava dai passi più a nord, per fermare possibilmente la discesa verso Lecco e verso Como, quindi verso la pianura nei pressi di Milano. Da queste parti quindi ci dovrebbero essere 6 postazioni a mortaio da 210 mm come dimensione del proiettile, 2 a 2 collegate da un camminamento sotterraneo che in comune avevano una galleria di ricovero, e quindi adesso andremo un po' a guardare. Abbiamo trovato questo cartello che proprio parla delle cannoniere di Artesso, cioè la piazzola coperta e tutto lo spazio che c'è davanti, con quello svaso di terra, ma praticamente fuoriusciva una parte della canna del mortaio, che ovviamente era stata calibrata in modo di avere una gittata tale per cui arrivasse dove doveva arrivare il proiettile, intendo. 10 gradi nord, 7 gradi a sinistra. E in particolare qui dice che il gruppo di Artesso è costituito da 6 piazzole con blindatura leggera, il solettone in cemento armato che abbiamo visto prima, per mortai da 250 mm di calibro, e le 6 piazzole sono collegate fra loro a coppie per mezzo di gallerie scavate nella roccia sotto il livello delle piazzole, quindi costituiscono 3 batterie. In ogni galleria ci sono 1 o 2 piccoli vani, come dicevo, per deposito o ricovero di munizioni, e inoltre sono presenti sempre qui sotto 250 metri di trincee posti davanti alle postazioni verso Sommafiume, che è verso nord, e 660 metri di camminamenti per collegare fra loro le trincee con le postazioni. Poi più in basso c'è la località che si chiama Loco Tocco, dove c'è una galleria progettata per 4 cannoni da 149, non mi ricordo la digitata, ma è sui 13-14 km, e 2 cannoni da 75 mm. Il gruppo di Roccoli Artesso, scritto, fu progettato per battere la strada lungo la sponda occidentale, noi siamo su quella orientale, del lago di Como, da Pianello del Lario a Ponte sull'Adda, vicino al Forte di Fuentes. Quindi proprio la parte più a nord della sponda occidentale, fino alla zona a nord-est di Colico. E poi andremo anche al Forte di Fuentes. Veramente incredibile questa postazione, se appunto andando per sentieri, per montagne, non si direbbe, ma in effetti erano state costruite per non essere particolarmente visibili al nemico, e molto è andato perso. Vedo bene o la altivita arriva fino là? Non so. La testa! Sì. Guarda che erano basse adesso, Non è successo niente. Vabbè, più che altro mi sa che ci bivaccano. Ah sì? Delle bottiglie, un sacco di plastica.
C'è una struttura in legno. E l'ultimo scalino non è molto visibile, cioè non c'è proprio. Non c'è un collegamento con l'altra? Cioè, perlomeno, a meno che quella struttura di legno non lo chiuda. Com'è? Ti senti? Quindi qui ci doveva stare tutto il corpo del mortaio e la canna fuoriusciva per un po' con la posizione che doveva essere data da lì. Fa un po' freschetto, infatti mi sono messa il cappuccio, infatti il sole non si vede più. Niente ha a che vedere con chi ha combattuto, sopravvivendo o meno, in montagna, sulla linea del fronte della prima guerra mondiale, sulla linea del fronte italiano contro l'Austria, a quote anche elevate, tipo la Daemello del Gran Zebrù, che lì si parla di 2500 metri, anche di più. La guerra bianca, come viene appunto chiamata, con la fame anche, con quello che puoi mangiare, come puoi coprirti. Non c'erano mica tutti indumenti tecnici, traspiranti, wind stop, waterproof e tutto il resto che abbiamo adesso per andare a fare anche cose meno impegnative. Senza parlare poi che erano spesso magari contadini che erano stati strappati dalle loro terre per andare a combattere. Sì. Non sapevano forse neanche per cosa stavano veramente combattendo. Allora, so che all'inizio... Se scappavano, li fucilavano. Se stavano sul fronte, li fucilavano lo stesso, cioè ci pensavano quelli dall'altra parte. Non so quanto durasse il servizio militare di leva alla fine del 1800, nell'impero austroungarico era lungo 8 anni, cioè una roba mostruosa. Vuol dire che quelle persone che avevano fatto quel servizio di leva sapevano un po' che cosa voleva dire fare la guerra. Per esempio, mio nonno aveva 18 anni e non so che cosa avesse fatto all'epoca, ma non credo avesse certamente fatto 5 anni di servizio di leva. Interessava poter tornare a casa propria e poter fare la propria vita, certo, e lavorare, cercare di campare, far campare la gente, i propri familiari, sì, per quello che tanti... i propri figli, le proprie mogli. E molti di questi, i loro figli e le proprie mogli non hanno più rivisti. Fa impressione quelli che venivano proprio uccisi dagli stessi propri ufficiali perché non ne potevano più, volevano andarsene e venivano uccisi, senza tante storie. Dalla frontiera nord questo è tutto, perlomeno per questa volta. Ci vediamo alla nostra prossima avventura. Se vorrete seguirci. Passi chiudo. Ciao! Ciao!